Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Artis Baxter SpA. Ultimo aggiornamento. 12 agosto 2021. Cos'è Artis? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Artis durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Artis? Artis è un farmaco a base del principio attivo fibrinogeno umano più aprotinina più trombina umana più calciocloruro, appartenente alla categoria degli emostatici e nello specifico emostatici locali. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Artis può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Artis soluzione per adesivo tissutale 1 siringa monouso asta doppio camera 1 ml più 1 ml sol. Trombina Artis soluzione per adesivo tissutale 1 siringa monouso asta doppio camera 2 ml più 2 ml sol. Trombina Artis soluzione per adesivo tissutale 1 siringa monouso asta doppio camera 5 ml più 5 ml sol. Trombina informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Baxter SpA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo fibrinogeno umano più aprotinina più trombina umana più calciocloruro. Gruppo terapeutico emostatici. Forma farmaceutica cerotte. Indicazioni Artis è indicato come colla tissutale per favorire l'adesione / sigillatura di tessuti subcutanei in chirurgia plastica, chirurgia ricostruttiva e chirurgia delle ustioni, in sostituzione o in aggiunta a suture o punti metallici, vedere paragrafo 5.1. Inoltre, Artis è indicato come coadiuvante dell'emostasi su superfici tissutali sottodermici. Posologia Artis è destinato al solo uso ospedaliero. L'uso di Artis è limitato a chirurghi esperti, specializzati nell'uso di Artis. Posologia. La quantità di Artis da applicare e la frequenza dell'applicazione devono essere sempre stabiliti in base alle effettive necessità cliniche del paziente. La dose da applicare dipende da alcune variabili quali, ma non esclusivamente, il tipo di intervento chirurgico, l'estensione dell'area da trattare, la modalità di applicazione prevista e il numero delle applicazioni. L'applicazione del prodotto deve sempre essere decisa caso per caso dal medico curante. Nelle sperimentazioni cliniche il range delle singole dosi in genere era compreso tra 0,2 e 12 ml. Per alcune procedure, ad esempio riparazione di aree ustionate estese, è possibile che siano necessari volumi maggiori. La quantità iniziale di prodotto da applicare su un determinato sito anatomico o una determinata area bersaglio deve essere sufficiente a ricoprire l'intera area destinata al trattamento. Se necessario è possibile ripetere l'applicazione su ogni piccola area non precedentemente trattata. Tuttavia, evitare di riapplicare Artis ad uno strato polimerizzato preesistente di Artis, in quanto Artis non aderirà ad uno strato polimerizzato. Si raccomanda che la quantità iniziale di prodotto da applicare ricopra l'intera area destinata al trattamento. Come linea guida per l'incollaggio di superfici, 1 confezione di Artis 2 ml, cioè 1 ml di soluzione di proteine sigillanti più 1 ml di soluzione di trombina, sarà sufficiente per un'area estesa almeno 10 cm. 2. L'innesto cutaneo deve essere fissato al letto della ferita immediatamente dopo l'applicazione di Artis. Il chirurgo ha a disposizione fino a 60 secondi per manipolare e posizionare l'innesto prima della polimerizzazione. Dopo che il lembo cutaneo o l'innesto cutaneo è stato posizionato, tenere nella posizione desiderata mediante una lieve compressione per almeno 3 minuti, al fine di assicurare che Artis si fissi correttamente e che il lembo cutaneo o l'innesto cutaneo aderisca saldamente al tessuto sottostante. La quantità necessaria di Artis dipende dalla dimensione della superficie che deve essere coperta. Approssimativamente le superfici coperte da ciascuna confezione di Artis mediante applicazione spray sono:
Area approssimativa che richiede adesione dei tessuti. Confezione richiesta di Artis 100 cm 2 ml 200 cm 2 4 ml 500 cm 2 10 ml per evitare la formazione di un eccesso di tessuto di granulazione e assicurare un graduale assorbimento della colla di fibrina solidificata. Applicare solo uno strato sottile della soluzione miscelata di proteine sigillanti e trombina. Artis negli studi clinici non è stato somministrato a pazienti di età superiore a 65 anni. Popolazione pediatrica. I dati attualmente disponibili sono descritti nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardo ad una posologia. Modo di somministrazione per uso epilesionale, topico. Non iniettare. Solo per uso sottocutaneo. Artis non è raccomandato per la chirurgia laparoscopica. Per garantire la sicurezza ottimale dell'uso di Artis, deve essere nebulizzato utilizzando un dispositivo regolatore di pressione che eroghi una pressione massima non superiore a 2,0 bar, 28,5 psi. Prima di applicare Artis, la superficie della ferita deve essere asciugata mediante tecniche standard, ad esempio applicazione intermittente di gauze, tamponi, uso di dispositivi di aspirazione. Non utilizzare aria o gas pressurizzati per asciugare la zona. Artis deve essere spruzzato solo su aree di applicazione che siano visibili. Artis deve essere ricostituito e somministrato seguendo le istruzioni indicate e solo con i dispositivi raccomandati per il presente prodotto, vedere paragrafo 6. Per l'applicazione spray, vedere i paragrafi 4 e 6 per raccomandazioni specifiche sulla lunghezza delle punte applicatrici e su pressione e distanza dal tessuto necessarie per ciascuna procedura chirurgica. Controindicazioni. Artis non è indicato per sostituire le suture cutanee impiegate per chiudere ferite chirurgiche. Artis da solo non è indicato per il trattamento di emorragia arteriosa o venosa massiva e vivace. Non applicare mai Artis per via intravascolare. Artis è controindicato in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti, vedere anche paragrafo 4. Avvertenze speciali. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego solo per uso epilesionale. Non applicare per via intravascolare. Complicanze di tipo tromboembolico con possibile rischio di vita per il paziente possono verificarsi se il preparato viene applicato per via, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi formali di interazione. Come per altri prodotti analoghi o soluzioni di trombina, il prodotto si denatura se esposto a soluzioni contenenti alcol, iodio o metalli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Artis durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Artis durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati eseguiti studi clinici controllati per dimostrare la sicurezza delle colle di fibrina emostatici per l'uso in gravidanza o durante l'allattamento. Inoltre, non sono stati condotti studi sugli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. L'iniezione intravascolare può condurre a eventi tromboembolici e a coagulazione intravascolare disseminata, CID, e c'è inoltre il rischio di reazioni anafilattiche, vedere paragrafo 4. Ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Emostatici per uso locale. Associazioni, codice ATC. B02DC30. Adesivi tissutali, codice ATC. V03H. Artis può sostituire suture o punti metallici quando è usato per la fissazione di innesti. Proprietà farmacocinetiche. Artis è ad esclusivo uso epilesionale. La somministrazione per via intravascolare è controindicata. Pertanto, non sono stati eseguiti sull'uomo studi farmacocinetici intravascolari. Non sono stati condotti studi di farmacocinetica su dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili dati preclinici di sicurezza per Artis, contenente 4 UI/ml di trombina.
Studi di tossicità sono stati effettuati con colla di fibrina contenenti 500 UI/ml di trombina, in, elenco degli eccipienti componente 1. Soluzione di proteine sigillanti albumina umana, soluzione L-istidina niacinamide polisorbato 80, TVEN 80, sodio citrato di idrato acqua per preparazioni iniettabili. Componente 2. Soluzione di trombina albumina umana, soluzione fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.